Cinema e giornalismo. Se dovessi sintetizzare al massimo la mia esistenza e il perché del mio impegno creativo, ricorrerei a queste due grandi categorie che poi nella mia vita si sono fuse. Il cinema perché da sempre, sin da ragazzo, ho frequentato le sale cinematografiche con una voracità insaziabile. E il giornalismo perché poi l'ho scelto come mestiere. Ho cominciato con la fiction col Super 8, poi con la nascita delle tecnologie, con la registrazione videomagnetica, ho fatto anche documentari, ho portato sul video le opere teatrali del grande, per me, Franco Scaldati, uno dei poeti siciliani e dei drammaturgi siciliani più intensi. Parallelamente a un certo punto è nata l'avventura giornalistica che è partita proprio dal cinema, nel senso dalle recensioni cinematografiche, e poi si è subito trasformata invece in un impegno nel settore della cronaca. Erano tempi nei quali il giornale L'Ora numerava la carneficina che avveniva per le strade e il mio compito era quello, anche nei delitti di mafia, di cercare di raccontare i contorni umani, di descrivere i personaggi, di abbozzare l'ambientazione familiare, i contesti. Avevo bisogno di spazi che la cronaca in senso stretto, i giornali non sono a volte in grado di offrire, per cui avevo cominciato una feconda collaborazione con Linus e poi lì mi sono sentito pronto per provare a scrivere un romanzo. Un noir in cui protagonista fosse un professore universitario che veniva dalla generazione mia e che si imbatteva in una serie di morti accidentali o meno, ma misteriose, dalle quali veniva poi un filo che le legava, e un filo che era un filo musicale, perché erano citazioni di canzoni dei Beatles. Dopo l'esperienza di Yesterday c'è stata una pausa ed è nato un personaggio che poi è già protagonista seriale di 3 romanzi e 6 racconti lunghi. Si chiama Enzo Baiamonte, faceva l'elettrotecnico, lo immagino in un quartiere che amo di Palermo ed è la Zisa, il quartiere Zisa, e lui da elettrotecnico ha sempre coltivato questo sogno un po' naif, un po' infantile di fare da grande l'investigatore. Quando un giorno nella sua vita irrompe una creatura, come la chiama lui, cioè una bellissima signora dei quartieri alti di Palermo, che gli dà un incarico assolutamente innocente: recuperare dei libri che sono stati perduti negli anni dalla biblioteca paterna. Il padre è morto, ci sono questi vuoti e lei, per questo debito filiale, vuole recuperare questi libri prestati. Per ogni libro prestato c'è una sua copia in legno, così come si faceva nelle vecchie biblioteche, con una targhetta che dice data e nome della persona a cui è stata prestata. Mi piace immaginare questo libro, che si chiama Il libro di legno, come un romanzo di formazione, un romanzo in cui questo piccolo personaggio, che ha sempre vissuto nel suo quartiere, comincia a conoscere la città nella quale è nato. Diventa una piccola grande storia, quella del secondo romanzo, che si chiama Festa di piazza, dove io invece mi sposto nel mondo delle feste di piazza, per l'appunto, e del fenomeno neomelodico che impazza in tutto il meridione. Nel successivo romanzo, che si chiama L'ultima scommessa, come già può suggerire il titolo, mi sposto nel mondo del gioco d'azzardo. Anche questo un mondo che in Sicilia e a Palermo è fiorentissimo. Palermo ha ospitato la più grande sala bingo d'Europa, e anche qui io cerco sempre degli agganci, delle radici che abbiano a che fare
con Palermo e con i quartieri di Palermo. Negli indizi che io dissemino, per esempio, tiro proprio in ballo il monumento della Zisa con la sua leggenda dei diavoli, cioè di un affresco misterioso dove figurano dei personaggi che vengono popolarmente chiamati diavoli e che vanno contati. La leggenda dice che non sarà mai possibile fare due conteggi uguali di questi diavoli, e colui che riuscirà a indovinare il numero esatto dei diavoli troverà una grande sorpresa, gli si aprirà una porta magica e dietro questa porta magica apparirà un tesoro e da quel momento Palermo diventerà città felicissima come lo è stata al tempo degli arabi.